Ciao a tutti, io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito che trovate qui sul canale di Player 2 Lighting o su player2.com. In passato su P2L abbiamo spesso parlato di come condividere e mostrare le nostre fotografie nel mondo reale. Abbiamo parlato di servizi online di stampa per stampare le nostre fotografie più grandi o anche per stampare calendari, o anche di soluzioni casalinghe abbastanza economiche e comode come le stampanti a sublimazione per stampare fotografie però in formato 10x15. In questo episodio, come penso avrete capito, invece parliamo di un'alternativa ibrida, ovvero delle cornici digitali e nel particolare della nuova cornice digitale prodotta dalla Pexar. Questo nome vi potrebbe suonare familiare, ma la Pexar non è la brutta copia di una società di animazione di cartoni 3D, bensì è una nuova divisione della Lexar, nota come società produttrice di schede di memoria. Le cornici digitali di solito sono relegate a essere dei regali di Natale che vengono dimenticati in qualche cassetto perché solitamente lo schermo non è molto grande e di qualità ed è complicato e noioso caricare nuove fotografie. E proprio per questi motivi le nuove cornici della Pexar hanno subito attirato la mia attenzione. Hanno uno schermo 11 pollici con una risoluzione 2K e tecnologia antiriflesso e ci danno la possibilità di caricare le fotografie direttamente dal wifi utilizzando il nostro telefono. All'interno della confezione, di cui la Pexar va così fiera da aver aggiunto un foglietto a parte solo per la scatola, troviamo lo schermo in se stesso, la basetta, l'alimentatore, una scatoletta con i vari attacchi per gli standard di tutto il mondo e i manuali di istruzione. A un prezzo di circa 180 euro su Amazon.it, che è un po' tantino, però è un prezzo giustificabile dalla grandezza dello schermo, dalla qualità dell'immagine e da tutte le funzionalità, comprese il wifi che vedremo tra poco. Comunque, se aggiungete questo codice su Amazon.it potrete avere uno sconto ulteriore del 5% e vi invito a rimanere fino alla fine del video perché c'è una piccola sorpresina per gli utenti di Player 2 Lighting. Chiaramente una stampa grande e di buona qualità è il modo migliore per apprezzare una fotografia, ma realisticamente, soprattutto se non siamo fotografi professionisti, difficilmente abbiamo il tempo, le risorse e lo spazio per stampare giganti tutte le nostre fotografie preferite. Quindi secondo me è un buon compromesso avere cornici digitali di questo tipo per comunque non far andare nel dimenticatoio i nostri scatti e poterle mostrare o a casa o nel nostro studio. Ed essendo la parte più importante per noi fotografi, cominciamo con lo schermo. La parte effettivamente dove si vedono le nostre fotografie è larga 23,5 cm x 14 con una risoluzione di 2000 x 1200 pixel. Insomma, se mettiamo qui le nostre fotografie ad alta risoluzione si vedono molto bene anche grazie alla tecnologia antiriflesso. Il fatto che sia antiriflesso vuol dire che vedremo i riflessi diretti un po' ovattati e meno visibili, che è una cosa ottima per aumentare la leggibilità delle nostre immagini. Possiamo aggiungere a una o più cornici le nostre fotografie in un attimo con l'apposita app che ci permette di inviare foto anche quando non siamo connessi alla stessa rete wifi a cui sono connesse le cornici. Una cosa divertente è che possiamo aggiungere anche amici e parenti alle nostre cornici digitali in modo che potranno inviarci fotografie a distanza. Cosa importante però, le fotografie le possiamo aggiungere su queste cornici anche utilizzando una chiavetta USB, una scheda di memoria oppure direttamente collegandole al computer. E parlando di memoria, queste cornici hanno 32 GB di memoria interna espandibile con una scheda di memoria fino a 1 TB. Come controlli abbiamo il touchscreen che ci permette di scorrere le fotografie, zoomarle e impostare le varie opzioni. Inoltre c'è un tastino fisico che ci permette di mettere velocemente in stand-by lo schermo se magari stiamo guardando la televisione oppure direttamente di spegnerlo o riavviarlo. Se una foto non ha lo stesso rapporto di larghezza e altezza dello schermo, possiamo scegliere o di ritagliarla in modo che la fotografia occupa il più possibile dello schermo, oppure di far vedere tutta quanta l'immagine e possiamo scegliere di riempire il vuoto o con una versione sfocata dell'immagine o con il nero o con un gradiente di colore. Tra le varie opzioni, che io sinceramente ho disattivato tutte, possiamo scegliere anche di far vedere il meteo, l'orologio e le informazioni della fotografia.
La basetta magnetica inclusa nella confezione ci permette di mettere la cornice sia in orizzontale che in verticale, stando però attenti all'attacco di questa basetta che non è fortissimo, quindi soprattutto se premiamo la cornice da sopra può staccarsi abbastanza facilmente. Dietro la cornice abbiamo anche dei buchetti che ci permettono di appenderla al muro, considerando però che queste cornici hanno bisogno di alimentazione continua, quindi avremo il filo dell'alimentazione che scende lungo la parete. Ovviamente le foto ruotano in automatico in base all'orientamento della cornice, però il mio consiglio è tendenzialmente, se la teniamo orizzontale, mettere tutte foto orizzontali, se la mettiamo verticale tutte foto verticali. Mi sarebbe piaciuto che il rapporto di immagine di questo schermo non fosse di 5/3, perché gran parte delle macchine fotografiche scattano con un rapporto di 3/3. Quindi ci troveremo spesso a dover decidere se ritagliare una piccola parte delle nostre fotografie o se far comparire le barre nere. Un'altra cosa che può dare un po' fastidio è il fatto che l'applicazione base senza sottoscrizione ci permette di caricare al massimo 10 fotografie alla volta. Questo vuol dire che se vogliamo caricare tante fotografie come ho fatto io in questo caso, ci conviene usare un altro metodo come quello per esempio di collegare gli schermi direttamente al computer. Ci sono alcune cose poi che potrebbero essere migliorate semplicemente con un aggiornamento del firmware. Prima di tutto la data che vediamo per ogni fotografia non è quella di scatto preso dai dati EXIF dell'immagine, ma è la data in cui la fotografia è stata caricata su queste cornici, che è un dato un po' inutile. La seconda invece è che mi piacerebbe ci fosse una qualche opzione per far affievolire la luminosità dello schermo via via che si fa sera. È comodo invece che c'è una modalità notturna dove possiamo impostare una fascia oraria e in quella fascia oraria lo schermo si spegne, per esempio quando stiamo dormendo o se non siamo in ufficio. Dopo alcune settimane di utilizzo devo dire che queste cornici digitali della Pexar sono davvero buone e attirano positivamente l'attenzione degli ospiti che le intravedono a casa o in studio. La qualità dello schermo, il touchscreen e la possibilità di aggiungere facilmente fotografie direttamente dal telefono sono sicuramente i punti forti di queste cornici. E come promesso all'inizio del video, anche questa volta ho preparato una sorpresa. C'è una scatola che contiene una di queste cornici digitali che aspetta di essere inviata a uno di voi. Per partecipare all'estrazione che faremo in diretta tra qualche settimana vi basta scrivere un qualsiasi commento qui sotto sul video di YouTube. Anche per questo video è tutto, come sempre potete scrivermi su carlo@player2.com per dubbi e suggerimenti, potete seguire Player 2 Lighting su tutti quanti i social network, anche TikTok, mi raccomando iscrivetevi alla newsletter di P2L e visitate il sito e il forum. Grazie per aver visto anche questo episodio e noi ci vediamo al prossimo.